Bene, cominciamo. Gentili colleghe e colleghi, è per me un grande onore aprire questo One Health Side Event che si inserisce come official twin event nel percorso verso la quinta conferenza internazionale One Health che si terrà in Tunisia nel prossimo ottobre. Questo momento di confronto nasce in coerenza con l'approccio One Health promosso congiuntamente da World Health Organization, Food and Agriculture Organization, United Nations Environment Program and World Organization for Animal Health. Un approccio che riconosce in modo chiaro e scientificamente fondato l'interconnessione profonda tra la salute umana, la salute animale e la salute degli ecosistemi. Oggi siamo qui per riflettere sulle vulnerabilità interconnesse che attraversano il bacino del Mediterraneo. Il Mediterraneo non è solo uno spazio geografico, è una culla di civiltà, un crocevia di biodiversità, culture, economie e sistemi sociali. Ma è anche, come dicevamo prima anche con Francesco, uno degli hotspot globali più esposti ai cambiamenti climatici, alla perdita di biodiversità, all'inquinamento, alle malattie zoonotiche emergenti e ai fenomeni migratori indotti da crisi ambientali e socio-economiche. È proprio per rispondere a questa complessità che l'approccio One Health non è un'opzione ma è una necessità. E come c'era, il mio auspicio è che questo spazio diventi un luogo di confronto aperto e costruttivo, ehm, capace di valorizzare le pluralità delle competenze e delle prospettive presenti. La complessità ovviamente richiede integrazione, ascolto reciproco e la capacità di costruire linguaggi comuni tra discipline e tra livelli decisionali. Il percorso verso la conferenza internazionale del 26 non è quindi soltanto un cammino preparatorio, ma un processo di costruzione collettiva di visione, evidenze e responsabilità condivise. Quindi ringrazio tutti i relatori, le istituzioni coinvolte e i partecipanti per il contributo che porteranno alla discussione e con questo spirito dichiaro aperti i lavori e cedo la parola al primo relatore, che è qui al mio fianco. Grazie mille, dottor De Nicola, e grazie alla Università Politecnica delle Marche per ospitare questo evento. Mi presento, io sono Domenico Vito, co-chair della International One Health Conference. La International One Health Conference è un'iniziativa che è nata alcuni anni fa proprio con l'idea di porre al centro il tema del One Health, un'interconnessione fra diversi domini, il dominio della salute umana, ma altrettanto il dominio della salute ecosistemica e della salute animale, cercando di capire che appunto queste interrelazioni sono quelle che generano una salute globale, appunto One Health, una salute. Oggi l'evento vuole vertere sul tema della vulnerabilità e i rischi connessi al cambiamento climatico, soprattutto all'interno del Mediterraneo. Insomma, il tema del cambiamento climatico è un tema che sicuramente ora è ben più noto. Nella nostra penisola lo stiamo, come dire, vivendo in modo, come dire, abbastanza evidente. E proprio in relazione a questo, prima di passare un po' meglio nel spiegare che cos'è questa conferenza, vorrei lasciare la parola alla altra co-chair di questa iniziativa, quindi della International One Health Conference, che è la dottoressa Margherita Ferrante dell'Università di Catania, che è connessa online, che saluto e che ringrazio. Dottoressa Ferrante, la dottoressa Ferrante appunto è co-chair della International One Health Conference. Lascio a lei la parola anche per raccontarci un po' meglio, anche come dire, dal punto di vista di chi purtroppo sta vivendo in maniera, come dire, abbastanza evidente gli effetti del cambiamento climatico. L'ultima cosa che dico è: abbiamo scelto di fare questo evento qui all'Università di Ancona perché il tema della vulnerabilità, come dire, della resilienza territoriale è un tema sicuramente anche caro a questo territorio e ci tenevamo veramente che, quindi, dire, questa occasione possa essere un'occasione di dialogo e riflessione anche sul tema appunto di come prepararsi ai rischi naturali e come appunto affrontare il tema del cambiamento climatico in un modo organico e multidisciplinare. Lascio la parola alla dottoressa Ferrante, che ringrazio e che saluto. Prego, Margherita, a te la parola.
Grazie Domenico, grazie a tutti per essere qui oggi. Mi scuso per non essere in presenza, ma sono fuori Catania e mi era veramente impossibile raggiungere Ancona nei tempi previsti, però mi fa molto piacere lo stesso essere con voi, anche se online. Se puoi andare alla prossima, Domenico. Parleremo oggi ovviamente del nostro diciamo motivo di esistere come One Health International Conference. Siamo un gruppo che si è costituito già anni or sono e che lavora proprio su questi temi della sensibilizzazione a livello internazionale sul tema del One Health, cioè di questa intima connessione fra salute umana, ambientale e naturalmente salute di tutti gli organismi viventi, in un contesto in cui i vertici delle Nazioni Unite, cioè FAO, UNEP, OMS, il WATCH, si sono riuniti, hanno fatto un report avanti nel 2022 che diciamo, parla proprio degli aspetti della connessione del One Health. Domenico, puoi andare avanti. Appunto il panel degli esperti ha messo proprio in evidenza come quando parliamo appunto di One Health siamo intimamente connessi intanto con tutto l'ecosistema, quindi con un focus sulle risorse e l'equità, sulla public health, sulla salute, la medicina umana e animale, sulle scienze sociali, l'antropologia e la gestione degli ecosistemi, ma anche attraverso un approccio scientifico multidisciplinare appunto sulla salute umana e l'ambiente, vogliamo diciamo traslare proprio in senso planetario, cioè non esiste One Health se non c'è Planetary Health, e quindi questo focus sugli aspetti politici, sociali, umani, ambientali, economici, di risorse naturali si ripercuote ovviamente a livello planetario. Avanti con la prossima. E diciamo nostro contesto di lavoro quindi è proprio il contesto internazionale, avanti ancora, in cui sicuramente tanto c'è diciamo da fare per connettere questi temi fra di loro, soprattutto anche in termini di sensibilizzazione, di diciamo adesione e convinzione un po' da parte di tutte le nazioni di lavorare su questi temi in maniera combinata. Avanti ancora. E mettere insieme ovviamente la parte scientifica con la parte che riguarda proprio la comunicazione e l'interpretazione di cosa significa appunto One Health in un contesto planetario, per tradurla sia alle istituzioni, ai politici, ma anche ovviamente a tutta la popolazione in maniera chiara e inequivocabile, comprendendo che ci sono ancora avanti, vai avanti, poi puoi andare avanti più veloce, comprendere che ci sono ovviamente molti aspetti che devono essere messi insieme, ma nei quali ognuno di noi, in quanto singolo cittadino del mondo, può operare secondo quelli che sono appunto i punti, gli obiettivi di sviluppo del millennio dell'Agenda 2030. Ancora avanti. E viviamo, come diceva appunto Domenico poco fa, in un clima di vulnerabilità, diciamo, in una situazione di vulnerabilità climatica globale, in cui ci siamo dati degli obiettivi, cioè quello di non superare l'aumento medio di 1,5 gradi centigradi della temperatura globale, come è stato definito appunto a Parigi, alla COP di Parigi, ma in effetti questa voglia di raggiungere intorno alla metà del nostro secolo appunto il range zero emissioni, cioè net zero, si allontana sempre di più, perché siamo in un contesto in cui c'è un 370% di aumento di eventi appunto di surriscaldamento globale, di correlata mortalità sulle persone over 65, un 50% di incremento nelle ore di lavoro perdute proprio dovute al surriscaldamento, cioè alle ondate di calore, 525 milioni di persone che sperimentano appunto una insicurezza alimentare globale proprio collegata con l'aumento delle temperature e con quello che questo significa in termini di cambiamento a livello di produzioni agricole e a livello di diffusione di patologie sia in ambito appunto agroalimentare
alimentare, ma anche in ambito umano, con un 37% di aumento di possibilità di trasmissione di malattie che prima erano malattie prettamente tropicali come la dengue, ma che oggi si spostano in tutti i paesi del mondo rapidamente. Andiamo avanti. E con questo, diciamo, sistema introduciamo quello che è il concetto proprio di giustizia climatica, che nasce per la prima volta nel 99. Ma cosa significa? Cosa intendiamo con giustizia climatica? Intendiamo proprio il fatto che ci troviamo in questo momento nel bel mezzo proprio di una crisi climatica globale di origine antropica, con implicazioni per la sopravvivenza dell'umanità, e milioni di vite ovviamente sulla Terra sono minacciate in maniera importante dai cambiamenti climatici, direttamente da un punto di vista appunto del link, del collegamento che c'è con l'aumento delle malattie e della mortalità, e anche della necessità ovviamente di sistemi sanitari che siano in grado di affrontare queste problematiche. Ma il sistema sanitario stesso, come altri sistemi su cui si fonda il nostro mondo oggi, hanno un'impronta di carbonio molto ampia, che urgentemente necessita appunto di essere affrontata. E naturalmente il cambiamento climatico alla fine finisce con l'essere non più soltanto un tema di salute pubblica, ma un tema di sociale, di giustizia climatica, in cui naturalmente le persone marginalizzate sono più a rischio, i gruppi più marginalizzati soffrono di eventi avversi, ma che in realtà non sono stati provocati, ai quali non hanno contribuito in maniera importante, e invece hanno contribuito il 10% dei paesi più ricchi diciamo del nostro mondo, che naturalmente sono responsabili in questo momento del 52% di tutte le emissioni di carbonio. Quindi la giustizia, il summit per la giustizia climatica, annunciato ufficialmente nel 2022 alla COP6 in Hawaii, ha messo in evidenza, lo vedete in queste figure, come naturalmente mortalità e malattie correlate al cambiamento climatico stiano emergendo drammaticamente. Soltanto la parte grigia, vedete, di questi grafici indica che non ci sono dati specifici, ma se guardiamo ovviamente la parte, come dicevo, più disagiata, o più diciamo i paesi più ancora in via di sviluppo nel mondo, c'è una grande quantità di malattie e di mortalità. Per esempio la figura, vedete, le figure B, C e D e la E presentano proprio la mortalità prevista, il rischio appunto di malattia correlati proprio col cambiamento climatico. La figura B rappresenta appunto la proiezione della mortalità per malattie diarroiche attribuibile proprio al cambiamento climatico in bambini sotto i 15 anni, e la C invece proprio fa vedere la popolazione a rischio di malaria dovuta al cambiamento climatico. La D fa vedere invece la mortalità per le persone over 65 dovuta al cambiamento climatico. La E mostra appunto la mortalità attribuibile al cambiamento climatico dovuta alla malnutrizione e alla sottonutrizione in bambini sotto i 5 anni. La prossima, quindi a questo punto il cambiamento climatico è una realtà pressante che aumenta, emerge e minaccia, come vedete, da tanti punti di vista la salute umana, quindi sia le malattie infettive ancora avanti che le malattie cronico-degenerative. Noi abbiamo lavorato, pubblicato tanto, vai ancora avanti, su queste patologie, su quale sia il link forte su patologie come appunto la trombosi o come il cancro, la leucemia eccetera, con il cambiamento climatico. Vai ancora avanti. E ci siamo in qualche modo arresi al fatto che la natura in ogni caso sta cominciando a rendere sempre più evidenti quelli che sono gli effetti del cambiamento climatico sulla nostra salute, ma anche sulla nostra sicurezza, e poi quindi sulla nostra salute psicosociale. Recentemente abbiamo subito nel sud Italia, in particolare io vivo a Catania, il ciclone Harry, e tra il 19 e il 21 gennaio di quest'anno abbiamo avuto una quantità ovviamente di danni dovuti a questo ciclone eccezionale che veniva fuori proprio da fenomeni causati da un contrasto enorme fra correnti calde sahariane, aria calda sahariana, e correnti fredde provenienti dall'Artico, che hanno portato in circa 48 ore la caduta di 300 mm di pioggia. Abbiamo avuto circa
a 120 km/h di velocità del vento nelle nostre zone, con 8-9 metri addirittura di fronte a casa mia. Lì è l'immagine che vedete a destra. Io vedevo onde altro che 8-9 metri, come si dice mediamente, ma credo che le onde abbiano raggiunto anche i 12-14 metri. Quindi il lungomare di Catania è stato danneggiato, non esistono più intere parti del lungomare, intere parti delle spiagge, e all'interno della Sicilia, vai avanti, ancora il ciclone Harry vedete qui, ha fatto crollare buona parte del paese di Niscemi. C'è stata una frana che ha interessato proprio il 25 gennaio questo paese, che è su un promontorio appunto in provincia di Caltanissetta, dove sono state evacuate circa 1000 persone che non hanno più avuto una casa, e dove la frana continua ancora, creando un'emergenza importante. Quindi la preparedness, la capacità di fronteggiare, vai avanti, queste emergenze è forte, è fondamentale. Bisogna fare sinergia fra enti, come dicevo, istituzioni, organizzazioni internazionali, e anche noi. Naturalmente io faccio parte dei docenti universitari, insegno sanità pubblica, docenti che dobbiamo essere un po' il trade union di questa formazione a tutti i livelli, e quindi abbiamo voluto l'International One Health Conference fortemente. Domenico è stato veramente un pilastro fondante, ci ha creduto fortemente, e diciamo, io ho aderito con entusiasmo, e sono da diversi anni che ci dedichiamo a questo. Abbiamo fatto diverse conferenze partendo dopo il 2021, dopo aver fondato la One Health Conference, nel 2022 a Catania, nel 2023 a Barcellona, nel 2024 la terza edizione è stata ad Atene, aveva dentro addirittura 50 contributi con oltre 270 autori e speaker che provenivano da tutta una serie ovviamente di organismi internazionali e internazionali, che in qualche modo ci stanno supportando, che ogni anno aderiscono sempre più numerosi: l'Unione del Mediterraneo, il Global Pandemic Network, il Collegio de Medicos di Barcellona, vai avanti. E diciamo che quindi sta crescendo la nostra realtà. La visione è proprio quella di salute in un concetto molto moderno, che richiede proprio l'approccio multidisciplinare di cui abbiamo parlato, mettendo insieme professionisti, accademici, decision maker, per fare questo ponte che in qualche modo possa colmare il gap fra le conoscenze scientifiche correnti e le policy che invece poi vengono messe in pratica, e la citizen science ovviamente. Quindi la nostra missione è quella, con le nostre conferenze, proprio di attivare questo dialogo sinergico multidisciplinare e fare sì che ricercatori, esperti, studenti, colleghi che fanno parte delle istituzioni collaborino insieme, in maniera che questo concetto di framework del One Health sia in qualche modo condiviso, che sia sinergizzato e possa portare a un approccio che possa fronteggiare appunto le crisi climatiche, creare un ambiente urbano maggiormente resiliente, capace ovviamente di avere capacità appunto di sviluppare i sistemi in ordine della preparedness, e anche di creare un core, un nucleo diciamo solido di conoscenze e di dialogo. E anche per questo andiamo avanti. Un aspetto fondamentale delle nostre conferenze è quello diciamo di in qualche modo creare anche degli eventi satelliti, degli eventi gemellati. Puoi andare avanti? Degli eventi gemellati in cui questa diciamo questi aspetti multipli delle dimensioni di One Health siano messi insieme, e si possa anche creare diciamo una sinergia su quello che è bene fare, su quello che invece è bene ridurre a livello planetario, e su come tutto questo sia in un contesto, appunto in un framework, come abbiamo visto, forse quella precedente un attimo, in un framework come abbiamo visto di ecologia integrale, dove ogni aspetto della nostra vita sociale, culturale, ambientale e spirituale possa essere connessa insieme per creare un ambiente che sia più vivibile e soprattutto che dia speranza di sopravvivenza al pianeta e alla nostra specie. Quindi abbiamo organizzato
eventi come questo di oggi, cioè gli eventi gemellati con le nostre One Health Conference, cioè le Twin Conferences, cioè i Twin Events, in cui, come vedete, si costruisce a livello nelle diverse città a livello internazionale, si costruisce ovviamente questo legame, questa sinergia delle varie istituzioni, dei vari ricercatori, delle varie comunità, che poi portano annualmente alla nostra conferenza internazionale. Quest'anno ve ne parlerà appunto Domenico, sulla scorta delle COP a cui abbiamo partecipato con documenti importanti. La nostra conferenza appunto si terrà in Tunisia, nel sud del Mediterraneo, e speriamo di avervi numerosi con noi. Vi ringrazio e cedo la parola a Domenico per la sua parte. Grazie mille Margherita. Riprendo il discorso della partecipazione anche ad eventi oltre la International One Health Conference. Ogni anno la nostra conferenza cerca di come dire, portare risultati scientifici, accademici, di ricerca anche in quelle che sono le stanze negoziali della conferenza delle parti. Appunto, Margherita ha parlato di cambiamento climatico e di tutti gli effetti che questo può avere sulla salute, e ovviamente è importante anche come ricercatori provare a dialogare con quelli che sono i decision maker, con quelli che sono poi gli accordi internazionali che riguardano proprio questo tema. Qua vedete una serie di eventi che abbiamo organizzato proprio durante le 2 settimane di negoziazione alle COP, e quello che cerchiamo di fare ogni anno è quello di presentare un position paper. Un position paper che in qualche modo vuole riassumere in punti essenziali quelli che sono i risultati anche delle discussioni che avvengono alla conferenza. Siamo stati in ultimo alla COP30 a Belém, dove abbiamo presentato appunto una serie di raccomandazioni che qua vedete un po' raggruppate in aree tematiche e riassunte in 10 punti chiave che noi abbiamo voluto suggerire per come dire, portare all'interno dell'agenda politica, l'agenda decisionale, questo tema del One Health. Adesso non li sto a citare tutti, il position paper è disponibile anche sul nostro sito, ma come vedete appunto c'è l'idea di salute sistemica e governance sistemica, il Climate Health Nexus, quindi la connessione appunto tra effetti del cambiamento climatico sulla salute umana. Quindi il cambiamento climatico non è solo una crisi ambientale, ma anche una crisi legata alla salute. Il ruolo delle tecnologie digitali, dell'innovazione, perché questo, diciamo, il cambiamento climatico può essere anche una forma di sfida per l'innovazione, anche l'innovazione tecnologica. L'educazione, l'importanza dell'educazione, dei framework educativi e della citizen science. Abbiamo tradotto anche questi 10 punti in quelle che abbiamo chiamato policy implication, che abbiamo presentato appunto in relazione alla COP, che riguardano appunto delle azioni concrete che secondo noi dovrebbero essere implementate nelle policy e anche nei vari piani di adattamento, diciamo, in tutto quelli che sono anche gli NDC. Qua appunto l'idea è anche di movimentare una trasformazione culturale e di educazione, ed è importante che oggi siamo qui in università, è importante che comunque abbiamo una relazione con il sistema educativo perché quindi il cambiamento passa anche attraverso il trasferimento di conoscenza. In Italia abbiamo la cosiddetta terza missione anche delle università, che in qualche modo mira a portare risultati accademici sia chiaramente nell'istruzione educativa, ma anche nella società civile. Per questo appunto eventi come questi e come quelli che facciamo in Twin Events, nella modalità Twin Events spiegata prima da Margherita. Cerchiamo anche internamente di avere una sorta di codice etico per essere coerenti con i nostri valori, quindi ad esempio tutte le varie sponsorizzazioni o azioni che concorrono alla realizzazione dell'evento devono, come dire, sottostare o comunque accettare un nostro codice etico. Ritorno un po' sul tema della vulnerabilità e rischio, proprio per connetterlo anche al prossimo appuntamento di One Health.
Qua c'è la copertina dell'ultimo Lancet Countdown Report. Il Lancet Countdown Report è una delle pubblicazioni chiave per chi si occupa di One Health e per chi si occupa appunto di Climate Health Nexus, quindi della relazione tra clima e salute, perché appunto cerca di dare dati, report, indici su quelli che sono gli impatti del cambiamento climatico sulla salute. Qua vedete una valutazione degli impatti economici in Europa del cambiamento climatico. Come vedete sono come dire, sempre più crescenti. E da qui appunto l'idea e l'importanza di avere misure di adattamento. Ne parleremo sicuramente dopo. E il tema dell'adattamento, come diceva Margherita, è stato anche uno dei temi di una delle nostre conferenze, in cui, ispirandoci al Sendai Framework, che è il framework che dal 2015 un po', vuol dire, dà una sorta di guida, un riferimento per affrontare i rischi naturali, abbiamo cercato di formare il programma della nostra conferenza proprio legandoci al Sendai Framework, quindi a questo framework globale che mira a chiaramente ridurre ovviamente l'esposizione, i danni generati da eventi naturali, e invece incrementare quella che è la preparedness, quindi la capacità di essere preparati delle comunità, la resilienza e la disaster risk reduction, quindi tutto quello che è la riduzione dei rischi legati agli eventi naturali. Ecco qui appunto il framework che poi abbiamo generato nella nostra conferenza in Atene, basato proprio su questa doppia leva, quindi da un lato incrementare la resilienza dei territori, dal lato ridurre il rischio e la vulnerabilità. Proprio recentemente, preparando questa conferenza, mi è capitato di andare in questo Anticipation Hub del UNDRR, quindi dell'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa proprio di Disaster Risk Reduction. E già la parola anticipation è una suggestione che mi sarebbe piaciuto portare appunto a questa conferenza, perché appunto lavorare sulla preparedness, quindi sulla preparare le comunità ai rischi e ai danni, è la prima azione per evitare che certi danni abbiano un impatto molto grande. Insomma, quello che è successo in Sicilia forse poteva essere prevenuto, no? O comunque se si aveva un piano di adattamento, sicuramente alcuni dei danni che sono stati registrati potevano in qualche modo avere un'entità minore. E quindi l'agire in tutte quelle che sono le anticipatory action, che in qualche modo fanno parte, per esempio, di tutto il mondo degli early warning system, quindi dei sistemi di allerta precoce, la protezione civile, l'adattamento climatico, la early action, quindi la capacità di intervenire in modo precoce, e appunto la preparedness, quindi la capacità di essere preparati agli eventi. Insomma, in questo territorio è importante come dire, parlare di questo, perché appunto questo territorio ha da insegnare molto, almeno a mio avviso, su questi temi. E da qui appunto il percorso verso la nostra conferenza che sarà in Tunisia, sarà la 5ª edizione. Le date che abbiamo prospettato sono dal 28 al 30 ottobre, in cui appunto affronteremo il tema del rischio climatico, anche connesso a un altro grande tema, che è quello della perdita di biodiversità, soprattutto se parliamo del Mar Mediterraneo e della perdita di biodiversità marina, sempre all'interno di una visione di ecologia integrale. L'ecologia integrale, che è un concetto che abbiamo ripreso un po' dalla Laudato Si, dalla enciclica Laudato Si di Papa Francesco, e che ci è parso un framework molto adatto proprio a essere coerente e come dire, affine al tema del One Health. Chiudo andando a dire che il nostro obiettivo come conferenza One Health è quello di generare dibattito e anche movimento anche scientifico e accademico. E infatti abbiamo aperto uno special issue che ha proprio i temi legati che tratta proprio dei temi legati alla vulnerabilità e alla resilienza con un approccio One Health. Questo special issue è aperto,
ed è un invito anche per tutti i colleghi che si occupano di queste cose, perché è importante creare conoscenza. Se noi vogliamo avanzare, se noi vogliamo anche generare impatto, è importante produrre e orientare la ricerca anche in questo senso. Ed è questa una delle mission della International One Health Conference. Detto questo, vi ringrazio. Qua vedete insomma i nostri contatti e adesso lascio la parola al dottor De Nicola per introdurre il prossimo moderatore, ringraziando tutti per l'attenzione e per la partecipazione a questo evento. Bene, grazie. Allora, il prossimo relatore è il professor Francesco Recoli, che è delegato alla ricerca del nostro Ateneo, dell'Università Politecnica delle Marche. Allora, innanzitutto ringrazio per l'invito e devo dire che anche se è arrivato come dire, un po' all'improvviso, però è una tematica talmente importante sul quale il nostro Ateneo è particolarmente attento che mi sembrava veramente un'occasione estremamente utile. E quindi ringrazio Domenico e tutti quelli che hanno organizzato questo evento. Ringrazio anche la professoressa Ferrante per la presentazione che ha fatto, estremamente chiara e che in qualche modo mi permette anche di introdurre meglio un aspetto, se vogliamo, un pochino particolare e legato a quella che è la vulnerabilità in Mediterraneo. Domenico, prima parlavi del problema della biodiversità, dei cambiamenti climatici e vedremo come sono in qualche modo connessi e che ha a che fare con un aspetto molto particolare che è quello dei contaminanti emergenti, sostanze che in qualche modo ritroviamo sempre più spesso inconsapevolmente nel nostro ambiente. Partirei da una considerazione piuttosto generale, nel senso che probabilmente noi anche rispetto al cambiamento climatico ci stiamo rendendo conto adesso degli effetti di un processo che però è iniziato ed è cominciato ad iniziare un po' inconsapevolmente senza che noi ce ne rendessimo conto. Senza che noi ce ne rendessimo conto e qualcosa del genere è capitato anche per quanto riguarda i contaminanti, cioè noi per molto tempo, quantomeno negli ultimi 50-60 anni, quella che è stata un pochino la ricerca anche, come dire, giusta di un benessere, di una vita, come dire, confortevole, ci ha portato inconsapevolmente ad un rilascio costante di sostanze senza che ce ne rendessimo particolarmente conto, perché non sono sostanze di fatto che determinano delle tossicità acute. E questo, come dire, agire, questa attività dell'uomo ci ha fatto arrivare senza, ripeto, che fosse un processo che desse dei segnali evidenti all'inizio, in quella che oggi molti di noi chiamano l'antropocene, cioè definire proprio un'era nella quale le attività antropiche hanno un impatto estremamente superiore a quello di qualsiasi altra attività naturale o biologica sui i grandissimi cambiamenti che il nostro pianeta sta attraversando. Va bene? È l'era del, diciamo, ormai dell'insostenibile sfruttamento delle risorse naturali, biologiche e minerarie, veramente a livelli ben superiori rispetto a quelli che riusciamo addirittura a immaginare. Abbiamo visto prima anche dalla relazione che mi ha preceduto che cambiamenti climatici ed eventi estremi ormai non sono più, cioè fa quasi più notizia quando passa un mese senza che non ce ne sia stato uno. È anche il periodo in cui aspetta, che ancora non. Eccoci. Periodo dei rifiuti, Domenico prima accennavi alle plastiche, l'antropomassa è uno dei segni tipici di questo evento. No? Pensate che
all'inizio del secolo l'antropomassa, termine brutto ma vuol dire materiali creati dall'uomo, cemento, plastica, asfalto, all'inizio del XX secolo erano il 3% della biomassa, quindi la massa degli organismi. Hanno cominciato a crescere con un tasso di raddoppio ogni 20 anni. Oggi l'antropomassa è equivale alla biomassa e le previsioni ci dicono che tra 20 anni avremo il doppio di antropomassa rispetto alla massa degli alberi, delle foreste, di tutti gli organismi viventi. E attenzione, perché tante volte tanti dei disastri legati ai cambiamenti climatici sono strettamente legati a questo. Inquinanti chimici e insostenibilità. Io lo cito spesso perché forse noi non ce ne rendiamo conto, ma a livello globale l'80% degli scarichi industriali, agricoli e urbani finisce negli ambienti acquatici senza nessun trattamento. Bene. E questo vuol dire che noi immettiamo continuamente sostanze che in moltissimi casi non sappiamo nemmeno quali sono, no? Basti pensare che mediamente l'industria chimica produce ogni anno 1500 nuove sostanze che l'anno prima non c'erano. E chiaramente, come dire, anche se noi non conosciamo queste sostanze, conosciamo bene un fenomeno tale per cui molti di questi composti, per caratteristiche insite che hanno, vengono comunque, anche se presenti in bassissime concentrazioni accumulate dagli organismi ai primi livelli della rete trofica, possono essere biomagnificate salendo lungo una rete trofica e tramite questo arrivare all'uomo. E spesso noi ci rendiamo conto di questo problema legato a certe forme di contaminazione quando ci troviamo di fronte a degli effetti anche di tipo sanitario inspiegabili, no? Effetti come impatto sulla immunodeficienza, carcinogenesi, distruzione ormonale, problemi cronici, diciamo, apparentemente non spiegabili. Pensate al DDT, noi ci siamo resi conto della tossicità del DDT non perché l'abbiamo caratterizzata in laboratorio, ma perché abbiamo cominciato ad osservare in natura dei fenomeni che non sapevamo spiegare, che abbiamo poi ricondotto alla presenza di queste sostanze. Sappiamo oggi chiaramente che anche l'impatto dell'inquinamento atmosferico è una delle principali cause di problemi o di certi tipi di problemi sanitari sull'uomo, no? Anche se spesso non sappiamo, non conosciamo bene l'esatto composto chimico nella miscela degli inquinanti atmosferici che è responsabile di questi fenomeni. Oggi, accanto a quelli che sono definiti un pochino i contaminanti tradizionali, metalli, idrocarburi, pesticidi, ecco, sono tutte sostanze che associamo da tempo al loro impatto, ci rendiamo conto e dobbiamo affrontare quella che è la sfida dei contaminanti emergenti. Contaminanti emergenti sono sostanze che non sono emergenti perché le stiamo utilizzando da poco, ma perché da poco che ci stiamo rendendo conto che rappresentano un problema importante a livello ambientale. E alcune di queste sostanze hanno una forte interazione con i cambiamenti climatici, sia perché i cambiamenti climatici modificano la possibilità di queste sostanze di essere accumulate, modificano la resistenza degli organismi o la suscettibilità degli organismi alla tossicità di queste sostanze, modificano, vedremo per esempio il caso dei farmaci, il consumo di queste sostanze in risposta a cambiamenti climatici. Bene, quindi ci sono molti aspetti molto più interconnessi di quello che spesso siamo abituati a pensare. Il primo esempio di contaminanti emergenti risale agli anni 60, no? Abbiamo cominciato a parlare di contaminanti o di distruttori ormonali, no? Mi piace sottolineare una cosa: distruttori ormonali è una classe di contaminanti che definiamo non sulla base di una caratteristica chimica, metalli, idrocarburi, ma sulla base di una caratteristica dell'effetto biologico, cioè sono sostanze chimicamente anche molto diverse che hanno in comune il fatto di determinare degli impatti importanti a livello ormonale, no? E anche in questo caso, come vi dicevo, ce ne siamo cominciati a rendere conto quando ci siamo resi conto che certe popolazioni di uccelli stavano scomparendo, che certe popolazioni di anfibi o di rettili mostravano delle cose particolari, ce ne stiamo rendendo conto quando vediamo che il 4% degli orsi polari delle Svalbard presenta segnali di ermafroditismo. Bene? E
purtroppo verrebbe da dire, noi qualche volta le cose che la storia ci dovrebbe insegnare non le recepiamo immediatamente, perché se vedete, se io vi dico i nomi, sono nomi strani, no? Composti alchilati, perfluorinati, però se vedete i composti nei quali ancora noi queste sostanze le ritroviamo, ci si rende conto che sì, cambiamo una sostanza perché abbiamo trovato che è tossica, ma la sostituiamo con un'altra in attesa di rendersi conto di quello che può essere il suo impatto. Prima hai citato, anche ho visto nei punti da sottolineare la raccomandazione di tener conto per esempio delle plastiche. Le plastiche, se vogliamo, è un esempio di contaminanti emergenti, no? Noi oggi parliamo delle plastiche come se ci fossimo sempre occupati di questo problema, no? A me invece piace sempre ricordare che i primi progetti internazionali finanziati da JPI Ocean sul problema delle plastiche risalgono al 2016, quindi è sostanzialmente quest'anno 10 anni che i principali enti di ricerca lavorano su questa tematica. E io ricordo, e non ho vergogna a dirlo, che noi abbiamo coordinato uno di questi progetti. È stata forse la prima volta che quando si iscriveva quel progetto non sapevamo che cosa dovevamo andare a studiare, no? E sostanzialmente in 10 anni noi abbiamo fatto dei passi veramente da gigante, no? Sulla conoscenza, perché ripeto, 10 anni fa noi non sapevamo nemmeno come campionarle, non sapevamo le differenze, quelli che potevano essere gli impatti in funzione delle forme, delle dimensioni, dei polimeri, dove andare a campionare. Oggi sappiamo moltissimo da questo punto di vista, sappiamo moltissimo come si distribuiscono nell'ambiente, quelli che sono i meccanismi tramite cui gli organismi le accumulano, le possono eliminare, quelli che sono gli effetti, cominciamo a parlare di rischi delle microplastiche sulla salute umana, cominciamo ad avere dei modelli di rischio ambientale, quindi proprio a prevedere o avere degli strumenti anche gestionali per questo tipo di impatto. E devo dire, e questo è un altro punto che era stato sottolineato, secondo me una grandissima importanza in questo approccio, in questa evoluzione che noi abbiamo avuto, è stata quella di non lavorare isolati, no? Nel senso la connessione, ti riferivi alla terza missione, il coinvolgimento delle persone, ha avuto un ruolo determinante, va bene? Noi quando parliamo di PFAS, l'altra sigla che hai citato, probabilmente 1 su 10 sa di che cosa stiamo parlando, no? Le plastiche sono un argomento in cui tutti si possono rendere conto, possono immaginare di essere anche parte di una soluzione. Quindi questa idea, no, di legare, di far sì che la scienza non solo venga comunicata, ma coinvolga proprio le persone nell'affrontare dei problemi è certamente, come dire, una sfida assolutamente fondamentale. PFAS, ma aggiungerei anche gli ftalati. Qui si parla di qualcosa di un pochino più tecnico, ma come dire, tanto per dare un'idea di che cosa sono queste sostanze perfluoroalchiliche o perfluoroalchiliche, sono tutti quei composti che noi utilizziamo, per esempio, negli indumenti per renderli impermeabili. Sono tutti quei composti che noi utilizziamo nelle padelle antiaderenti per far sì che l'olio e l'acqua non si mescolino tra di loro. Tanto per dare due degli esempi, come dire, sostanzialmente che ci possono far rendere conto di quant'è l'utilizzo di queste sostanze a livello globale. Le utilizziamo sostanzialmente da 40 anni. In Italia abbiamo una delle aree più contaminate da PFAS, ma perché? Perché queste sostanze addirittura vengono definite inquinanti eterni, quindi che va oltre quasi la definizione persistente. E una volta che noi le abbiamo emesse nell'ambiente ci rimangono. No? E quindi anche se interrompiamo la Miteni, che era l'azienda responsabile, è chiusa, ma ormai quel tipo di contaminazione che sta poi provocando danni serissimi alla popolazione in termini di disfunzioni ormonali, non torniamo indietro. Noi è difficilissimo levare i contaminanti nell'ambiente dopo che ce li abbiamo messi. Quello su cui dobbiamo agire è rimuoverli, no?
E oggi sappiamo moltissimo della tossicità che hanno queste sostanze. Attualmente, se mi risulta, se do un'informazione corretta, credo che esistano i limiti, le threshold per l'ambiente sanitario di 4 o 6 di questi PFAS più importanti, ma si parla di una classe di composti che sono migliaia di sostanze. Va bene? Noi fino a 10 anni fa non li analizzavamo perché non eravamo in grado di analizzarli nelle matrici ambientali. Gli ftalati sono invece tipici additivi delle plastiche, il dark side, no, della plastica. La plastica si vede, l'additivo no. E che cosa sono? Sono quelle sostanze che vengono aggiunte ai polimeri, perché al di là del polimero noi vogliamo che una plastica sia trasparente, sia come dire, modificabile, sia dura, no? E questo lo si ottiene aggiungendo queste molecole che nel momento in cui la plastica comincia ad invecchiare vengono rilasciate. Questi ftalati sono composti che hanno delle caratteristiche di distruttori ormonali note da decenni, va bene? Quindi sono sostanze estremamente pericolose. Un'altra classe invece nuova di contaminanti emergenti su cui stiamo ormai da qualche anno lavorando molto in questo Ateneo è quello dei farmaci, va bene? È difficile pensare che i farmaci ad uso umano o ad uso veterinario possano essere contaminanti ambientali, ma in realtà quello che succede è che queste sostanze, il cui utilizzo, come dire, è massicciamente cresciuto, in realtà non è che una volta che un farmaco viene assunto sparisce. In molti casi viene eliminato tal quale addirittura per certi principi oltre l'80%, ma anche quando viene metabolizzato noi eliminiamo il metabolita che va agli impianti di depurazione, ma questi impianti di depurazione non sono come dire, efficaci nel trattenere queste molecole e quindi tutti i farmaci che noi abbiamo assunto più o meno trasformati finiscono negli ambienti acquatici. E questo, come dire, ha fatto sì che quando da qualche anno abbiamo cominciato a misurarli, li troviamo dappertutto. Bene? Considerate che attualmente ci sono oltre 13.000 ingredienti attivi sul mercato, che è un mercato in rapida evoluzione, che è un mercato ovviamente che mentre sulle plastiche si può anche dire consumiamone meno, no? Ecco, una strategia di questo tipo sui farmaci è un po' diversa, no? Nel senso, sì, tante volte ne abusiamo, però certamente non è che possiamo pensare un domani che l'industria farmaceutica, come dire, possa fermarsi. Tutte queste sostanze non sono incluse in alcun piano di monitoraggio. Bene? Quindi attenzione, quando noi monitoriamo un ambiente, diamo una bandiera blu, diciamo che non è inquinato, tutto questo è vero per i contaminanti che analizziamo, va bene? Non per quelli invece che non sono inclusi in questi processi di monitoraggio. Noi abbiamo avuto, come dire, la possibilità qualche anno fa, prima di coordinare un programma europeo, Pharmacy, tutto sommato ci dice quella che era un pochino la tematica. Poi nell'ambito del PNRR e in particolare il Centro Nazionale Biodiversità, accennavo prima Francesco, abbiamo appena avuto come dire, notizia che c'è stato finanziato un grosso progetto europeo di cui siamo coordinatori e che continuerà a lavorare su queste tematiche. Ci siamo chiesti, come dire, il nostro obiettivo è stato quello di dire andiamo a fare una prima valutazione, al di là del fatto, del fatto che sappiamo che queste sostanze possono essere tossiche, possono ritrovarsi negli ambienti acquatici, quante di queste sostanze finiscono agli organismi, no? Quante di queste sostanze possono impattare sulla biodiversità. L'inquinamento è ancora una delle prime 5 cause di perdita della biodiversità. Perché? Perché ancora noi non sappiamo i meccanismi, non sappiamo come ci arrivano, non sappiamo prevenire. Va bene? E allora quello che abbiamo fatto, ora ovviamente non entrerò nel dettaglio, ma vi do qualche spot, è per la prima volta in alcuni ambienti europei col progetto Pharmacy in Mediterraneo, con il progetto PNRR, andare a vedere, selezionare alcune come dire, aree modello che potessero essere sorgenti, possibili sorgenti di questi inquinanti emergenti in Mediterraneo,
fosci di fiumi, città costiere, con caratteristiche anche diverse le une rispetto alle altre, per capire effettivamente, sì, ma quanto sono diffusi negli organismi, cioè ci sono in quello che poi alla fine noi mangiamo, va bene, questo tipo di sostanze. Come dire, vedremo alcuni, vi faccio vedere qualche spot, ci siamo occupati degli ftalati, dei farmaci, dei PFAS, dei ritardanti di fiamma, va bene? Di sostanze che in qualche modo avevamo selezionato come estremamente importanti. Allora, quello che vedete qua è la presenza degli ftalati, va bene, quindi quei composti che noi utilizziamo come additivi nelle plastiche, misurati in una serie di organismi di diverse specie campionati in tutti questi siti del Mediterraneo. E quella tabella invece che vedete mostra la percentuale con cui alcuni di questi composti diversi li abbiamo misurati nei diversi organismi, e tra questi composti ce n'è anche uno particolarmente noto per la sua tossicità come distruttore ormonale, e che abbiamo ritrovato, quando vedete la striscia rossa col 100%, vuol dire in tutti gli organismi campionati. Stiamo parlando di centinaia di campioni analizzati, va bene? Quindi in tutti gli organismi che abbiamo campionato in tutte le aree del Mediterraneo noi abbiamo trovato gli ftalati. Farmaci. Ho detto prima 13.000 composti, no? Quali andiamo ad analizzare? Allora, la prima cosa è stata quella di dare una lista di priorità che abbiamo costruito sulla base di quelli che sono possibili effetti di tossicità, quello che è il consumo, no? Quindi abbiamo collaborato con un'azienda farmaceutica che ci ha fatto vedere nei diversi paesi europei quali sono i farmaci maggiormente utilizzati, e abbiamo fatto una selezione di una serie di molecole rappresentative, vedete, di farmaci antidepressivi o psichiatrici in maniera più generale, cardiovascolari, regolatori lipidici, antinfiammatori, tutto ciò che normalmente prendiamo. E anche in questo caso li siamo andati a misurare, ne abbiamo selezionati almeno una trentina, 32 mi pare in particolare, li siamo andati a misurare in tutti questi organismi. Di nuovo, non entro nel dettaglio, qui vedete i risultati di 4 di queste sostanze che abbiamo misurato, praticamente le ritroviamo dappertutto, compreso, come dire, quando siamo andati ad analizzare gli organismi campionati al largo delle isole Tremiti, va bene? Un arcipelago lontano dalla costa, un'area marina protetta, lontana da qualsiasi fonte diretta, quindi, come dire, questo ci dà un'idea di un livello di base che noi abbiamo di certe sostanze ormai in Mediterraneo. Abbiamo anche cominciato a vedere quelle che possono essere differenze a seconda della specie, vabbè, però non vorrei darvi troppi dettagli, però vi voglio far vedere questa tabella, no? Nel senso che di questa lista di sostanze, alcune, almeno una decina di queste, noi le possiamo considerare come sostanze ubiquitarie, cioè le ritroviamo in più del 50% dei composti analizzati. Il diclofenac lo ritroviamo nell'84% degli organismi analizzati. Il diclofenac è un antinfiammatorio ed è tra l'altro tristemente noto perché, oltre ad essere stato un antinfiammatorio utilizzato per l'uomo, nel senso è ancora utilizzato, in alcuni paesi asiatici è stato utilizzato anche come farmaco veterinario. Allora è stato responsabile, per esempio, dell'estinzione degli avvoltoi in India. Quando gli indiani hanno cominciato ad utilizzare il diclofenac per il bestiame, gli avvoltoi hanno un sistema metabolico che non metabolizza, quindi vanno incontro a delle cirrosi epatiche fulminanti che non gli dà scampo. Sono stati sterminati. Beh, uno potrebbe dire, vabbè, l'avvoltoio lo troviamo da un'altra parte. Allora, scomparsi gli avvoltoi che avevano un ruolo ecologico fondamentale perché, come dire, rimuovono le carcasse, si sono riempiti di topi, si sono riempiti di malattie infettive, e questo ha determinato un costo sanitario e sociale enorme. Molte popolazioni di questi rapaci sono in estinzione, sono a rischio in Pakistan, nei paesi dell'Africa, dove ancora non c'è consapevolezza che questo tipo di farmaci può essere estremamente
importante. E poi vedete però carbamazepina, un antidepressivo utilizzato, come dire, si ritrova anche questo l'80%. La metformina, è il principale farmaco utilizzato per il trattamento del diabete 2. Allora, una volta in una discussione con gli ambienti sanitari è venuto fuori nella regione Marche, le previsioni ci dicono che i pazienti di diabete aumenteranno, dovremo fare scorta di metformina, però attenzione, la metformina è già una sostanza che ha questo tipo di impatto, no? Quindi, tanto per dare un'idea di quelle che possono essere i legami. Antinfiammatori, composti psichiatrici, regolatori cardiovascolari sono le sostanze ovviamente che noi maggiormente utilizziamo e sono le sostanze che noi maggiormente ritroviamo poi nell'ambiente. Ehm, Allora, non entro nei dettagli, ma quello che noi stiamo facendo, ovviamente, la sfida sul lato chimico è anche estremamente difficile e complessa, è anche quella di mettere a punto tutta una serie di strumenti diagnostici che dai primi livelli di risposta, cioè noi non vogliamo misurare l'effetto quando è tardi, va bene, quando si arriva alla scomparsa di una specie, vogliamo misurare l'effetto prima e stiamo mettendo a punto tutta questa batteria di tool diagnostici che vanno dai primi livelli molecolari in su, addirittura li testiamo su biopsie di cetacei che sono nuovamente delle popolazioni di specie iconiche per la biodiversità fortemente a rischio per la presenza di queste sostanze, proprio con l'obiettivo di arrivare, come dire, ad integrare, ovviamente vi potete immaginare, abbiamo 15 paesi europei, 15 partner europei che collaborano su queste attività, quindi la quantità di mole di dati che stiamo acquisendo in questi anni è veramente enorme, ma l'obiettivo qual è? È quello di arrivare ad una lista di priorità del rischio, va bene? Cioè di quali di queste sostanze, in funzione della loro tossicità, in funzione del fatto che si ritrovano, in funzione del fatto che possano essere trasmesse lungo la rete trofica, è quella per la quale, e qui anche in questo caso l'importanza di interagire a livello di norme, è importante che vengano considerate, perché noi inconsapevolmente, io lo dico sempre un pochino come battuta, siamo sempre molto soddisfatti dopo che ci siamo mangiati un bello spaghetto allo scoglio, ma forse perché inconsapevolmente non sappiamo che ci siamo assunti un pochino di antidepressivi, di antinfiammatori, di regolatori lipidici e tutto questo contribuisce a farci stare un pochino meglio. Va bene? Ora, ovviamente, non vorrei e l'obiettivo non è quello di dare dei segnali allarmistici, no? Però attenzione, i farmaci sono sostanze, uno, che non ci devono stare nell'organismo. Noi sappiamo che se prendiamo un antinfiammatorio non possiamo prendere un antidepressivo. Quando queste sostanze sono presenti come miscele complesse nell'ambiente, questa capacità di scelta non ce l'abbiamo più, no? E quindi ecco, insomma, in qualche modo, diciamo, un'attenzione va posta. Problemi ambientali diventano anche, e vado alle conclusioni, perché se no sembra sempre che uno pone sempre dei problemi. No, devono anche essere, come dire, sfida per dare delle, diciamo, o stimolare l'innovazione tecnologica, no? Per il problema delle plastiche abbiamo sviluppato un sistema che trasforma rifiuti di plastica in energia. Per i contaminanti emergenti stiamo lavorando per mettere a punto dei biosensori che proprio una volta che noi conosciamo i meccanismi molecolari, i recettori che attivano le risposte, li possiamo disegnare, li possiamo produrre artificialmente, li possiamo bloccare per esempio su uno strato di grafene e con quello l'idea è tu butti una goccia dell'acqua del rubinetto, dell'acqua che è stata trattata in un impianto di depurazione prima e dopo e hai un'idea del fatto, non delle sostanze chimiche, ma se il rischio estrogenico è calato, se il rischio carcinogenico è calato. Bene? Quindi una prospettiva un pochino diversa di quella che è l'analisi dell'acqua. E questa veramente è l'ultima in cui in questo processo stiamo lavorando ovviamente anche per il coinvolgimento delle aziende farmaceutiche
sempre molto timorose all'inizio, ma poi quando capiscono come dire, il sistema, perché l'altra domanda tipicamente che faccio agli studenti è su che base uno sceglie il proprio antinfiammatorio, no? Ce ne sono tanti a disposizione. La risposta generalmente non c'è mai un motivo preciso, no? L'ultimo che mi ha fatto passare il mal di testa per abitudine, no? È sempre il solito. Bene, se uno sapesse che tra i 10 antinfiammatori che può acquistare, alcuni hanno un impatto ambientale a fine vita maggiore o minore, allora questo probabilmente potrebbe essere, come dire, una leva per una scelta consapevole, per un coinvolgimento, no? E si ritorna al discorso della popolazione, ed anche una leva a quel punto per le aziende farmaceutiche che oltre, come dire, all'effetto fisiologico, certamente ci rendiamo conto che nessuno prenderebbe un antinfiammatorio che non impatta sull'ambiente ma non fa passare il mal di testa, però ecco, mantenere un pochino le due cose assieme. E con questo anche la classe medica, che è quella che prescrive i farmaci e che potrebbe, se avesse a disposizione un certo tipo di dati, dare delle indicazioni ai propri pazienti, orientandoli verso una scelta che può essere maggiormente compatibile per l'ambiente, per la protezione della biodiversità, per questo concetto di One Health. E con questo vi ringrazio molto per l'attenzione e per questo. Grazie. Sì, sì. Bene, grazie. Passiamo quindi al prossimo contributo che è a da remoto, vero? Quindi abbiamo la professoressa Anna Teresa Rondinella, che è coordinatrice della Commissione Rapporti Internazionali della rete delle cattedre UNESCO italiane. Prego, dottoressa. Perfetto, buongiorno, ringrazio naturalmente tutte e tutti, ringrazio gli organizzatori, in particolare Domenico Vito, la professoressa Margherita Ferrante con cui già abbiamo cooperato e poi consentitemi un particolarissimo ringraziamento e saluto al professor Francesco Corvaro con cui abbiamo collaborato a partire da COP 29 come rete delle cattedre UNESCO italiane. E un grazie sentito anche a tutti coloro i quali mi hanno preceduta per aver introdotto con efficacia appunto il tema del One Health. Io intendo dare in questo mio breve intervento continuità a questo percorso, portando alla luce quella che è la lente di ingrandimento dell'UNESCO, capace quindi di integrare la prospettiva One Earth con i riferimenti, direi, valoriali e anche programmatici della nostra organizzazione, quindi dell'UNESCO, l'Organizzazione per l'Educazione, la Scienza, la Cultura e la Comunicazione, e quindi di ampliare, come vedremo attraverso questo impatto, una cornice, direi proprio, di cooperazione e di visibilità internazionale. E questo, diciamo che questo incontro segue quasi, come potrà sottolineare il professor Corvaro, un incontro organizzato dalla rete delle cattedre UNESCO italiane nel marzo scorso, in cui noi abbiamo parlato appunto di Mediterraneo come ponte tra le due sponde, visto non solo quindi come area geografica, ma come sistema di interconnessioni profonde tra ambiente, salute e società. Quando parliamo di vulnerabilità nel Mediterraneo, non parliamo soltanto di un rischio, direi, isolato. Parliamo di un intreccio di fattori climatici, ecologici, energetici e sociali che producono fragilità sistemiche. È proprio in questo, direi, contesto che l'approccio One Earth diventa essenziale, non come slogan interdisciplinare, ma come metodo concreto per riconoscere che la salute umana, la salute animale ed gli ecosistemi fanno parte dello stesso equilibrio.
Dal punto di vista delle reti UNESCO e quindi della cooperazione culturale internazionale, il Mediterraneo rappresenta un laboratorio straordinario. Se pensiamo alle grandi convenzioni dell'UNESCO, da quella del patrimonio mondiale del 1972 alla convenzione del 2003 sul patrimonio immateriale, andando avanti alla convenzione del 2005 sulla diversità culturale, ci rendiamo conto di qualcosa, che la resilienza non riguarda soltanto le infrastrutture e le tecnologie, ma anche le comunità, ma anche i saperi, ma anche le pratiche culturali. E quando parliamo di territori UNESCO, non parliamo solo dei siti del patrimonio mondiale che tutti conoscete, parliamo anche delle riserve della biosfera e quindi di questo programma UNESCO Uomo e Ambiente, noto come MAB. Parliamo anche però di città creative, che ce ne sono tantissime nel Mediterraneo, e parliamo, come vi dicevo, di patrimonio immateriale, in particolare quel patrimonio legato al cibo e quindi alla tradizione poi mediterranea. Le riserve di biosfera, come sapete, sono veri laboratori viventi dove la biodiversità, insieme con le attività economiche, con la salute delle comunità, si intrecciano, e le città creative mostrano invece come la cultura possa diventare leva di innovazione urbano e anche di benessere sociale. E per quanto riguarda il patrimonio immateriale ci ricorda che le tradizioni alimentari del Mediterraneo non sono solo identità culturale, sono modelli storici di equilibrio tra uomo e natura. Oggi quei modelli li possiamo rileggere in una chiave One Health. Ed è proprio in questo quadro che i territori UNESCO diventano veri e propri sensori nel partire dal locale al globale e viceversa. Vedete, nei paesaggi culturali, nelle città costiere come nelle aree mediterranee più fragili, osserviamo che cosa? Gli effetti della crisi climatica, prima ancora che questi effetti diventino emergenza sanitaria. Ondate di calore sono state appunto citate già prima di me dalla professoressa Ferrante, stress idrico, pressione turistica, perdita di biodiversità. Ed è qui che entra in gioco la transizione energetica. Io come cattedra UNESCO dell'Università di Pisa mi occupo proprio di transizione energetica nei siti del patrimonio mondiale, a livello quindi non solo italiano ma a livello globale, e nel Mediterraneo, vedete, l'energia non è soltanto una questione tecnologica, è una questione sociale, culturale e sempre più sanitaria. Nel Mediterraneo, meridionale, diversi programmi di sviluppo, come sapete meglio di me, sono stati attivati in relazione alle energie rinnovabili. Penso ad esempio alle iniziative solari come le Donne del Sole, penso ai partenariati energetici avviati negli ultimi anni in paesi come Marocco, Libia, Tunisia, ma soprattutto Algeria, sul cui punto poi tornerò. E che queste rappresentano tutte un passaggio importante verso la decarbonizzazione e la sicurezza energetica regionale. Allo stesso tempo, queste trasformazioni mostrano quanto le politiche energetiche siano strettamente intrecciate con la gestione del territorio, con l'uso sostenibile delle risorse naturali e con le dinamiche sociali delle comunità locali. Per questo la transizione energetica, soprattutto nei contesti mediterranei, è caratterizzata da vulnerabilità climatiche e idriche e può essere letta attraverso la lente del One Earth, non solo come innovazione tecnologica, ma come processo che richiede equilibrio tra ambiente, benessere umano e sostenibilità degli ecosistemi. Ed è in questo contesto che vorrei sottolineare anche il ruolo delle donne nei processi energetici e nella
costituzione proprio della resilienza climatica. Spesso anche sono proprio le donne a guidare pratiche educative, e questo c'è proprio uno studio che ha fatto l'UNESCO, l'Istituto di Statistica dell'UNESCO, dove abbiamo rilevato queste iniziative comunitarie come le innovazioni sociali legate in questo ambito proprio all'energia e alla sostenibilità, che è parte integrante del One Health, come abbiamo dimostrato come cattedra UNESCO in tantissimi studi, a cominciare dall'isola di Gorée. E integrare la dimensione di genere nelle politiche climatiche non è un elemento accessorio, e questo poi lo potrà ben spiegare Francesco Corvaro, è proprio una condizione di efficacia, come ricordano anche i programmi internazionali nell'ambito proprio della Convenzione quadro nelle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Ma se allarghiamo lo sguardo al Mediterraneo, e arriviamo per l'appunto, scusatemi per il gioco di parole, al Mediterraneo allargato, ecco, arriviamo naturalmente al tema della cooperazione con l'Africa. È un punto che vorrei richiamare, e vorrei richiamare, visto che c'è appena stato il Summit Italia Africa che si è tenuto ad Addis Abebe, il piano Mattei, che rappresenta un tentativo di costruire partenariati più equilibrati, come sapete, nei settori dell'energia, della formazione, dello sviluppo sostenibile e anche, se vogliamo, del One Health. In questo quadro vorrei proprio richiamare i 42 accordi tra Italia ed Algeria, che mostrano come energia, ricerca e cooperazione culturale possano diventare strumenti di stabilità e di sviluppo condiviso. Credo che queste componenti debbano essere prese in considerazione quando noi parliamo di One Health. E quindi, accanto alla dimensione sanitaria, accanto alla dimensione energetica di cui io vi ho parlato, esiste un'altra dimensione, quella, se vogliamo, simbolica e culturale molto forte. Penso al percorso che l'Italia, proprio nell'ambito del piano Mattei, ha attivato per la valorizzazione dei luoghi legati a Sant'Agostino. È stata proprio la Premier Meloni a lanciare, durante i 42 accordi tra Italia e Algeria, la candidatura di questi luoghi di Sant'Agostino a patrimonio dell'umanità. Perché questa figura unisce Africa ed Europa attraverso la storia, attraverso il pensiero. Una candidatura di questo tipo, però, non è solo un progetto culturale, può diventare uno spazio di dialogo contemporaneo su identità, educazione e convivenza mediterranea, e quindi contribuire a una visione integrata di sviluppo umano coerente con l'approccio One Health. Perché nel Mediterraneo la cooperazione energetica, la tutela del patrimonio, il dialogo interculturale non sono percorsi separati, sono parti dello stesso ecosistema di resilienza. Per questo credo che le diverse designazioni UNESCO di cui io vi ho parlato oggi, dai siti del patrimonio mondiale, alle riserve della biosfera, alle città creative, al patrimonio immateriale, possano diventare una vera infrastruttura culturale per l'approccio One Health. E questo il punto di vista della rete delle cattedre UNESCO italiane, ma proprio del programma delle cattedre UNESCO e delle UniTwin. E noi con il professor Patrizio Bianchi su questo punto, che è stato l'ex portavoce della rete delle cattedre UNESCO, attualmente il portavoce è il professor Andrea Lenzi, che probabilmente conoscerete di più, visto che è il presidente del CNR, e quindi conoscendo il CNR maggiormente della rete delle cattedre UNESCO. Abbiamo quindi immaginato che cosa? Una piattaforma mediterranea che colleghi territorio UNESCO, università, comunità locali e giovani ricercatori per sviluppare progetti su che cosa? Energia, acqua, sistemi alimentari e adattamento climatico. Una piattaforma quindi capace di mettere in relazione nord e sud del Mediterraneo e di contribuire quindi al percorso verso le prossime
conferenze, tra cui appunto quella del 9 aprile che si terrà in Tunisia nel 2026 che avete anticipato, ma intendiamo poi partecipare alle altre, agli altri ambiti strategici e agli altri inviti che le diverse agenzie ONU ci hanno chiamato poi a sostenere nell'ambito di questo progetto che stiamo appunto costruendo, e quindi saremo ben felici di avervi partner in questo senso. Ma vorrei concludere ricordando qualcosa, che se One Health in questi anni ci ha insegnato per l'appunto qualcosa, è che la vulnerabilità non è destino. È un appello alla responsabilità condivisa. E concludo con una frase attribuita a Sant'Agostino, visto che l'ho già citato. La speranza ha due bellissime figlie, lo sdegno ed il coraggio. Lo sdegno che ci impedisce di normalizzare l'ingiustizia climatica e quindi sanitaria, e il coraggio di trasformare il Mediterraneo da hotspot di rischi, direi, in laboratorio di cooperazione dove la transizione energetica diventa resilienza e la cultura diventa appunto diplomazia. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon lavoro, e vi seguirò online proprio per poi apprendere nuove linee di azione che possono essere appunto congiunte. Grazie ancora. Bene, grazie mille, professoressa Rondinella. Torniamo qui in presenza. Prossimo relatore, il keynote speech, scusate, Tali Vögelbauer, pronunciato bene spero, UNFCCC ACE Ambassador Senior Policy Advisor. Prego. Bene. Buonasera a tutti voi che seguite vicino qui sul video. Ti ringrazio, Domenico, per l'invitazione. Siccome il mio italiano non è così bene, I will continue in English. But first of all, Italia è un paese della cultura, delle idee e della passione. And I try to keep the passion at least, even if I'm talking in English. So first of all, thank you so much for the insights, what you have given to me. Not only Professor Ferrante, she already has presented quite interestingly the interconnections of the different issues and impacts that we are facing, and that we have to see every and each issue not in a silo, but interconnected. And thank you, Dr. Begoli. Thank you so much also for the insights of the health perspectives and the pollution, what we are facing in the Mediterranean Sea. But what I would like to present a little bit is the view and the perspective on the different topics that we have to face and the problems that we have to solve from a political and strategical perspective and view, because the Mediterranean region is more or less a mirror for the complete European continent. So what is happening within the Mediterranean region has impacts not only on for the countries that are probably located within the Mediterranean region, but also the rest of Europe, or let's say even the rest of the world. Why do I say that? I'm especially
dealing with climate change. I am a negotiator within the UNFCCC process, and I'm watching the whole process for more than 20 years. And what I have seen so far is that we are discussing climate change, especially within the international organizations, the multilateral organizations. But the problem is that the development within these organizations is not probably that what we desire, or let's say what is appropriate regarding to solve the problems what we have to face. For instance, the United Nations Secretariat on Climate Change is dealing with the climate change issue intensively more than 20 years. But within the 20 years, yes, we have seen some success with the Paris Agreement, for instance, but at the same time, the whole process became a process too big, too many documents, less outcomes. And for instance, if we have a look at the latest COP in Belém, there were a huge amount of delegates, but the outcome regarding to the participants and the number of participants was very low and less. So what I would like to enhance is that no matter what profession we have, no matter in which field we are working, we have to be aware that every and each topic on what we are working is interconnected. So I'm quite happy that Domenico and One Health organized this event here, University of Ancona, this university, especially in this university where is the economic, I think it's a university for economic. I regret a little bit that now there is vacation time and there are not so students here around, because I would have told them, you should be aware that even climate change has a huge impact on economics. What we are not going to solve now, the economists will have to find some solutions how we can implement all measures what we have to take regarding the impacts of climate change. And in future, it will cost quite a lot. So this would have been my intention to tell it to the students, and I really wanted to have an interaction and to ask them to which extent are you already informed about climate change and its impacts? So if we are gathering also in the future, I hope that we will have events and conferences that not only academics on natural science will come together. Yes, it's very important that they will give their insights. For instance, it was highly interesting what I have heard today in the afternoon. But at the same time, we need to have representatives of the regions, representatives of the public organizations, representatives of universities, representatives of the decision maker level of the various countries, because only if we are working together and only if we try to find solutions together, then we can also ensure a safe future for the young fellows. I don't know who is following this event today
by video, but I hope that those who are listening to our insights and to our views will be a certain kind of trigger for others and an example for others to follow on such events. Especially One Health Conference is an extremely interesting and highly important initiative. And I hope that One Health Conference will be promoted also by the public. I don't know whether you get some support by the Italian government, but that would be fine. So let it know also to your politicians and the decision makers, because such kind of initiatives that promotes the importance to have an interconnected view on the various challenges of our daily lives and global lives, it's of extreme importance. And for example, I am also the national focal point for ACE, that's Action for Climate Empowerment. It's a part of the Convention on Climate Change, but at the same time also part of the Paris Agreement. And it has 6 elements. And those 6 elements are, first of all, education. So we are here probably at the right spot. Secondly, training. I assume that there are many NGOs who are already doing this in the field. Thirdly, public participation, extremely important, because without public, I mean, just to focus on the decision makers and to try to convince them, that's not enough. We need the public. Then information. And I think every and each student, every and each pupil, every and each civil servant, the civil part of the civil society, we need to inform each other. And then, of course, the international cooperation. I'm from Austria, and I was really it was not only an honor to be invited here, but I was really keen to come here because Austria is not only a neighbor of Italy, and the Mediterranean region is also not so far away from us, but whenever, for instance, Italy faces such climate catastrophes, like in the recent days in Sicily or in Sardinia, it has also impacts on our region. And what I have also heard from Dr. Regoli, we are also consumers. So I really would like to know what is ongoing in the Mediterranean Sea or in the Adriatic Sea, and whatever is we are importing by the Mediterranean countries, and we are consuming it. So it's important also to know that. And therefore, the information exchange is of extreme importance. But usually, usually when I go to some conferences and I give a speech or I give some insights, I prepare myself, and then I end up in the very well-known wordings like, yes, we have to have solidarity and we have to have work together, and we need our youth and we need the students and we need you and blah, blah, blah. But frankly spoken, at the end of my preparation, I always decide then differently and to talk to the students or whoever is the audience openly and frankly, and to ask them, please use your brains, be very attentive what is happening around you, and inform yourself as possible, much as possible,
because otherwise, if you are not well informed, you cannot participate appropriately. And at the very end of the day, you cannot sit on the table as a decision maker and being part of the process and being part of the decisions. And this is probably key for the future. For example, I have seen many times that within the multilateral organizations, we organized events for youth, for students. We want them to participate. And then it was always like that. Young people, they came, they were very happy to be part of the process. They watched how the process and the negotiations are ongoing, how is state of the art to negotiate. But at the very end of the day, it was like they were present in the room, but they were not present within the process. We took a photo, we took a picture, everybody was happy. But then I became a little bit rude and said, are you really satisfied? So when you are going home, what do you take with you? Which decision? And then it was silent in the room. And therefore, I always want to be a little bit provocative and to say, whenever you come and you try to engage, for instance, in climate change, on the climate change issue, try to be a little bit provocative and ask for active participation. Now, some of my young colleagues who really want to engage, then they ask me, okay, but how we can do that? And I say, okay, first of all, try to engage within your own city, your own region, your own village where you live. And when you have done that, then take the next step. As far as I know, Italy is really very, very active in engaging young people. And for instance, Austria is not the same, though we are also trying to reintegrate our young generation within different processes, within the multilateral system. But Italy is really extremely active, and therefore chapeau to my Italian colleagues. But nevertheless, also here in Italy, I sometimes I have some discussions with Domenico and other colleagues, and I say, but convince young people to ask, being at the table, not only in the audience, but being at the table as a part of decision makers. And furthermore, for example, we also face nowadays political challenges like President Trump, who is going to withdraw also the membership of the United States from the Convention on Climate Change. I don't know whether he will succeed in doing so. As far as I'm informed, he did not succeed till now, but who knows? Maybe he will get the majority in the Senate, and then they will exit from the convention as well. Now, what to do when we have allies who are not allies anymore? What to do as a European country regarding, for example, the climate change problem, to find a global solution on that? Well, frankly spoken, I don't know at the moment. I don't know how to find a solution, for example, with our American colleagues. But what I know and what I'm convinced is, as long as we are engaged within our very near
surrounding, we will succeed in finding solutions, in solving all these challenges that are interconnected with climate change, with economic instability, with uncertainties regarding food securities, and so on and so on. And therefore, I urge you, be very conscious what is ongoing, inform yourself, engage, and now I will use my Italian, non mollare mai. Okay. Thank you so much. Bene, grazie. Adesso, ultimo ma non ultimo, il collega professor Francesco Corvaro, inviato speciale del clima del nostro governo. Prego, Francesco. Buon pomeriggio a tutti. Io ringrazio tutti, Domenico, Talli, chi mi ha preceduto. Approfitto della presenza di Anna Teresa, se è ancora connessa, perché stavamo parlando col professor Regoli poco fa, dato che è il più alto rappresentante qui del rettore in questo momento. Ti invitiamo a venire in Ancona per valutare la possibilità di aprire anche qui una cattedra UNESCO su qualche tema. Abbiamo tante tematiche qui sulle questioni della sostenibilità, lo sai benissimo, sai che questo sarebbe stato un mio grande sogno, quindi ecco, approfitto e con calma, quando riusciamo, magari ti aspettiamo. Con infinito piacere, Francesco, davvero, grazie. E posso già suggerire il clima, cioè il tema, lo sai bene, Il perché clima lo puoi mi manca. suggerire, è un clima brutto al momento, non è un gran clima per il clima, però il clima lo puoi suggerire, certo. No, il tema per la cattedra UNESCO può essere tranquillamente sui cambiamenti climatici, sei il massimo esperto e quindi se il rettore fosse d'accordo si potrebbe procedere immediatamente in tal senso. Quindi lo sai bene, anche perché abbiamo necessità di questo tema sia come rete delle cattedre UNESCO italiane, ma anche poi come rete mondiale, perché su 800 cattedre in tutto il mondo non abbiamo una cattedra che si occupa in maniera proprio precisa di questo tema. E sai, perché hai già parlato anche con Patrizio Bianchi, con tutti noi, che noi ti aspettiamo a braccia aperte. Quindi ben volentieri iniziate questo percorso. Ok, intanto è arrivato il messaggio e ci lavoriamo. Dunque, venendo al tema di oggi, il Mediterraneo, Non si sente. Vi faccio presente che noi non sentiamo. No, no, è qui. Un secondo che... Ok, ora... adesso senti? Assolutamente sì, sì. Dunque, abbiamo fatto una trasmissione proprio prendendo spunto purtroppo da quello che è successo nel sud Italia per fare un po' il punto sul cambiamento climatico. Ora, non mi voglio troppo dilungare, siamo di fronte a due fatti abbastanza contrapposti. Da un lato, l'evidenza. Cambiamento climatico, almeno per quanto concerne i paesi sviluppati come l'Italia, è un grande problema di costo. Ci sono dei costi che, laddove noi non andiamo a fare opere di mitigazione, quindi di ridurre gli impatti, si trasferiscono come costi correnti. Perché parlo di paesi sviluppati? Perché nei paesi in via di sviluppo a tutto questo si aggiungono le perdite di vite umane. Non a caso in Italia l'uragano Harry non ha fatto vittime, per fortuna. In Tunisia sono morte 4 persone. Perché questo?
Perché ovviamente un aspetto fondamentale da legare al cambiamento climatico riguarda la capacità dei paesi di comunque adattarsi a quello che sta avvenendo. E un paese, questo ce lo dicono gli studi economici, siamo alla facoltà di economia, è in grado di adattarsi in maniera maggiore proporzionalmente al proprio PIL. Quindi l'Italia, che ha un PIL superiore, riesce ad investire in maniera più efficace risorse per contrastare il cambiamento climatico. Altri paesi con un PIL più basso del nostro non riescono a fare questo e quindi tutto il sistema si traduce, oltre che in danni materiali, anche in perdite di vite umane. Questo è il dato di fatto che, perché vediamo maggiormente nel Mediterraneo, ha parlato già il professor Regoli, lo sapete meglio di me, perché il Mediterraneo è un po' un grande lago, quindi un hotspot perfetto dove la temperatura è salita ben oltre il grado e mezzo previsto. Questo ho cercato di farlo con un esempio, tutti i miei colleghi fisici tecnici mi hanno massacrato durante la registrazione al XXI secolo perché il mio scopo era quello di far capire a chiunque non fosse un esperto di fisica perché questo grado è importante? Perché il grado non è importante quanto aumento di un grado, che questo aumento di un grado è contenuto da masse molto elevate, perché quando parliamo delle masse degli oceani, delle masse atmosferiche, parliamo di un quantitativo di materia elevatissimo. Siccome l'energia è proporzionale non solo alla differenza di temperatura, 1 grado o 2 gradi, ma anche alle masse in gioco, io posso aumentare il quantitativo di energia o aumentando tantissimo la temperatura o con un delta T basso di temperatura, quindi un piccolo anche di 1 grado, ma con masse molto grandi. E uno mi dice che c'entra tutto questo discorso dell'energia? C'entra perché questo delta T su masse molto grandi genera un accumulo energetico elevatissimo che poi in qualche modo deve sfogare. Deve sfogare secondo quelle che tradizionalmente sono le nostre 4 stagioni. Quindi qui perché qualcuno fa anche di queste battute e per questo voglio arrivare poi al secondo aspetto. Dice: "Ma come? Il cambiamento climatico e New York la neve arriva" sì, perché l'effetto energetico che sfoga poi a terra rispetta un po' quelle che sono le 4 stagioni, quindi è estremo sia il grande tempesta bufera di neve, come nessuno l'ha detto, ma a fine gennaio, non so se sapete che l'Australia celebra la festa nazionale, il primo ministro ha detto per favore celebratela a casa con l'aria condizionata accesa perché in Australia si stanno verificando temperature elevatissime. Perché? Perché nell'emisfero australe in questo momento è estate e quindi questo scarico energetico si ha con accumuli di temperatura di calore, ondate di calore molto elevate. Nel Mediterraneo questa differenza di temperatura è superiore ai 2 gradi e quindi abbiamo questi fenomeni estremi che variano mediamente a seconda delle stagioni, quindi grande siccità d'estate, grande caldo nel periodo estivo, uragani come quelli che avete visto che stiamo vivendo nei periodi invernali. Perché vi ho detto questo? Perché questi sono i fatti. Ai fatti, troppo, in questi ultimi 2 anni non sta corrispondendo una narrativa a livello planetario. Purtroppo, per fortuna, questo non lo stabiliamo noi, ma riguarda regole di fisica, il cambiamento climatico è una fattispecie planetaria. Tradotto in parole povere, non è un singolo paese con qualsiasi tipo di politica che possa risolvere da solo il problema. Necessita del classico approccio, come chiamano i tecnici, multilaterale. E questo, in questo momento storico che vedete, è assai in crisi. Stamattina noi abbiamo fatto l'incontro del DISM, Fabio non l'ha voluto dire pubblicamente, ma io avevo dato un'anticipazione perché mentre noi stiamo parlando qui a Parigi si sta celebrando l'incontro ministeriale dell'International Energy Agency e il segretario di Stato all'energia Wright ha dichiarato che qualora l'International Energy Agency non abbandoni l'ipotesi di sostenere il cambiamento climatico e quindi prevedere scenari con le rinnovabili, ma torni a una visione più
pragmatica dal suo punto di vista, ma fossile, oppure gli Stati Uniti abbandoneranno anche questa che è stata un po' una loro creazione in qualche modo, quindi questa agenzia internazionale, come hanno già fatto per tante altre situazioni a livello onusiano. Quindi questi due argomenti, cioè i fatti e la politica, purtroppo stanno andando in parallelo, non si stanno in questo momento incontrando. E se non si incontrano in consessi che io reputo di, come dire, a numeri minori, figuriamoci se possono incontrarsi quando ci vediamo una volta all'anno per 2 settimane alla COP. Come diceva Talli, è un miraggio arrivare a quello. Tradotto per me che faccio questo lavoro dal 2023, secondo me, per quella che è stata la mia esperienza, non si avrà mai una COP fruttuosa se alla COP almeno non ci si arriva con un percorso digerito magari no, ma avviato alla digestione almeno all'interno del G20. Perché? Perché quel consesso raccoglie un gruppo di paesi che effettivamente hanno in carico le maggiori emissioni, hanno in carico soldi per poter intervenire e hanno la capacità di preapparecchiare un tavolo che poi ovviamente dovrà vedere una certa confluenza in un consesso più ampio come quello delle conferenze delle parti. Dov'è il problema dietro a tutto questo? E qui arriviamo al Mediterraneo. Il problema dietro a tutto questo è che se uno viene a un incontro con me alla COP, io il primo non l'ho fatto alla COP, ancora lo ricordo, l'ho fatto a New York, alla prima Climate Week di New York a cui ho partecipato nel 2023, sono entrato in questa sala con il mio inglese un po' claudicante, adesso un po' mia moglie dice che sono un po' migliorato, e un po' dico, ma avrò capito bene quello che stavano dicendo, cioè sembrava di essere in un altro pianeta. Cioè tutti i discorsi bellissimi, aulici, tutti belle parole, ma poi non si capiva come da tutte queste parole si potesse in qualche modo tirar fuori adesso, non dico di partorire un elefante, ma almeno una formichina da tutte queste parole. Beh, dopo 3 anni di vissuto, le parole sono sempre quelle, ok? E la formichina non nasce da tutte queste parole che ci sono. Perché? Perché il problema che c'è dietro a questo è la narrativa di scontro tra sud globale e nord globale. Il sud globale, per farvela breve, raggruppa tutti i paesi in via di sviluppo. Il nord globale, per farvela ancora breve, rappresenta i paesi sviluppati. Gli ultimi dovrebbero dare i soldi ai primi per svilupparsi e non impattare perché hanno creato il cambiamento climatico. I soldi stanno crescendo in maniera esponenziale e le amministrazioni dei paesi sviluppati non saranno mai in grado di far fronte a tutto questo. Perché in questo il Mediterraneo potrebbe essere un'opzione? Perché io ho un sogno che prima o poi, quando avrò modo, ne parlerò anche ampiamente col ministro Tajani, appena trovo un momento tra una crisi e un'altra, di usare il Mediterraneo come un prototipo per far vedere che, lasciando da parte la ideologia politica, su temi concreti si possa creare un'alleanza tra il sud e il nord, partendo da una realtà, che l'Italia è il sud dell'Europa, ma il nord dell'Africa. Cioè i problemi che abbiamo in Tunisia li abbiamo in Sicilia, i problemi che abbiamo in tutto il nord Europa, il nord Africa, ce l'abbiamo in Italia a crescere, cioè fino ad arrivare anche a latitudini un po' più alte di quelle che sono tipiche del sud d'Italia. Quest'anno noi in Italia abbiamo un incontro da organizzare sul tema dell'acqua. Io vorrei provare a stilare un documento aperto a tutti i paesi del Mediterraneo su 3, 4, 5 punti
partendo appunto dalla questione idrica, ma ce ne sono altre. L'erosione costiera è un altro problema che interessa tutto il Mediterraneo, la questione della pesca è un problema che interessa tutte. Sono tutti effetti collaterali del cambiamento climatico che generano problemi comuni in tutta l'area del Mediterraneo, firmato da tutti i paesi del Mediterraneo che sono sia appartenenti al Global North che al Global South, e arrivare alla COP con qualcosa di scritto dove per la prima volta due paesi contrapposti arrivano a fare le stesse richieste e provare a vedere se di fronte a questa convergenza, aprendolo magari anche ai paesi della penisola Arabia Saudita, Emirati Arabi e quant'altro. Proprio 3 settimane fa ho incontrato l'inviato speciale dell'Arabia Saudita per il clima, che è il ministro degli esteri, e loro sono d'accordo su un'ipotesi di lavoro a questo livello, per vedere se almeno di fronte a un fatto ci siamo messi d'accordo, almeno su questo possiamo agire, provare un po' ad invertire, invece di arrivare lì col discorso che ho sentito a New York nel 2023, sfruttare il Mediterraneo, che mette insieme popoli fondamentalmente di cultura simile, ma con divari economici importanti, arrivare a usare il Mediterraneo per fare dei test su tematiche ben precise. È un primo passo, ma il mio è l'ambizione di dimostrare che c'è, volendo, partendo dai bisogni, la possibilità di far cooperare il nord col sud. Tanto, e chiudo perché poi è tardi, se non riusciamo a scardinare questo meccanismo che poi alle varie COP porta al nulla di fatto, arriveremo a COP 90 e ancora faremo il discorso del poi diventerà 2,5 gradi, perché tanto a COP 90 non è più un grado, è già abbastanza poco credibile adesso il 1,5 gradi, quindi figuriamoci andando avanti, ne faremo sempre delle altre. È un tentativo, non so, anche perché poi qui, e veramente chiudo, noi parliamo di clima, ma poi altro aspetto, quando si accede a questi ambienti ti rendi conto che poi ci sono pressioni ben diverse dal clima che arrivano su questi tavoli, quindi non è detto che ci sia sempre l'avvallo politico, ma non necessariamente perché c'è una contrarietà rispetto alla questione climatica, ma perché c'è un altro livello di equilibrio da mantenere che di fatto impedisce di prendere una posizione anche su altri aspetti, come quello del cambiamento climatico. L'unica cosa positiva che devo ammettere è che nell'ultimo ora che ho dedicato, che la Meloni mi ha dedicato a dialogare di questo, lei quantomeno si è resa consapevole che le finanziarie da qui ai prossimi anni saranno sempre più gravate da questo. È appena finito il Consiglio dei Ministri, hanno dovuto stanziare 1 miliardo di euro per la Sicilia e siamo solo all'inizio. È questo il problema, per certi aspetti, che dobbiamo, e forse potrebbe anche essere la leva per far decidere anche i politici, cioè che poi alla fine i soldi li devono tirar fuori. Allora, è meglio investirli adesso per avere magari un ritorno domani, perché questo miliardo che viene dato in Sicilia sono soldi, passatemi il termine, a perdere, cioè vanno a mettere una pezza. Non è un investimento, non ne ritornerà niente, se no magari case costruite meglio, tutto quello che volete, però a livello di danni è mettere la toppa. Io vi ringrazio e mi fermo qui. Bene, grazie Francesco. E dunque adesso il programma è terminato, però abbiamo la possibilità di dedicare qualche minuto per discutere tra noi, anche con i collegati da remoto, mi cedo anche a Domenico. Grazie mille e
Io a nome della International One Health Conference volevo ringraziare tutti i relatori, l'ingegner Corvaro, la dottoressa Talia Vogenbauer, la dottoressa Anna Teresa Rondinelli e tutti quelli che sono intervenuti, anche il dottor Regoli. È stato veramente interessante anche il punto di vista diciamo, del dottor Regoli, che si connette molto anche al lavoro che stiamo facendo. Chiedo se ci sono anche degli interventi da chi è connesso online. Abbiamo previsto un piccolo spazio di question and answer e anche di interazione con i nostri ospiti. Quindi chiedo innanzitutto se c'è qualcuno, sia in sala che online, che vuole intervenire. Nel frattempo che magari ci sono qualche interventi, io volevo anch'io aggiungere una cosa interessante, cioè una cosa che ho trovato interessante nell'intervento soprattutto del professor Corvaro su questa dialettica nord-sud che va ripensata. Io penso che sia un punto dirimente, perché anche noi osservando dal ruolo di osservatori quelli che sono i lavori delle conferenze delle parti, vediamo appunto che questa dialettica purtroppo sta inficiando la qualità poi di alcune risoluzioni che vanno a impattare appunto anche sul tema della salute e che invece sono viziate da fattori geopolitici, da conflitti geopolitici che purtroppo vanno rivisti e ridisegnati. Quindi ringrazio particolarmente per questo, perché ho trovato un elemento molto, molto acuto. Se non ci sono altre interazioni, io direi, prego, prego, sì. Noi non sentiamo. Senta? Sì. Un secondo che... Just to add a few words, because I think it's quite important. Whatever Professor Corvaro has said, I can subscribe it. I can signature it. He has followed the COPs for a couple of years, right? I follow it more than 20 years. And the tragedy is that it didn't change, not at all, nothing. I will be now very provocative. Whenever I had some meetings with students, I told them, listen, you can summarize a COP conference within 2-3 sentences. The developing countries, they blame the developed countries that they are responsible for the situation, what we are facing now regarding climate change. They say, it's your fault. We blame you. And the second or third sentence is, we want your money. And now I'm really very provocative, and maybe some of my colleagues will be offended, but now they say, but we want more money. But this is not enough. It's correct. We need financial resources to meet the impacts of climate change. Absolutely correct. And Professor Corvaro is absolutely correct that more we are waiting, more it becomes expensive. But nevertheless, it's not enough just for asking for financial resources and money. There is the need to have
a substantive discussion amongst us. Us means the countries within the global family. And furthermore, we need to speak frankly and being realistic, and not only, though I'm also moving myself within the diplomatic fields. Yes, being polite, that's important, but being also frank and open and telling things that are the truth, and not only coming up with nice words with blah, 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 what I have mentioned before already. Otherwise, we end up nowhere. And regarding the Mediterranean region, I also would like to draw the attention to the security point, because whenever our neighbors on the African continent faces more droughts, more hunger periods, more armed conflicts, more immigration we have here in Europe. That's a matter of fact. And it's also a matter of fact that immigration does not really function. For instance, I can speak for Austria. We face big problems regarding the integration of immigrants. I assume Italy does the same, and also other countries of the European Union. And what are the consequences if we are not succeeding in integrating the immigrants appropriately? It means that also the political atmosphere is changing, and we are facing developments within the political system that we do not really want to see. So I will stop now, but what I just wanted to mention again, everything, each and everything is interconnected, and that we should be aware every day. Thank you so much. Sorry that I came back. Thank you, Talia. I will give the floor then also to Professor Corvaro to respond, but I want to add one thing. Voglio aggiungere una cosa a questa discussione. Ringrazio per questa riflessione e magari questo ci può dare anche un punto di riflessione su come andare avanti. Sicuramente anche la Convenzione Quadro nasce da un riconoscimento di un problema, che chiaramente all'inizio può aver avuto quasi la colpa, appunto, di chi è colpa come l'argomento centrale. Ma probabilmente per uscirne fuori adesso occorre dare un po' quello che diceva il professor Corvaro, la prospettiva positiva, cioè cosa ci conviene fare. Perché ci sono anche tante opportunità. Anche il professor Regoli nella sua presentazione ha parlato di innovazione alla fine. La sfida climatica può portare tanto all'innovazione, anche la stessa conferenza One Health propone linee di ricerca nuove, quindi forse la narrativa dovrebbe cambiare più su questa linea, è un punto di domanda che poi pongo anche alla discussione, e su questa linea appunto l'idea dell'opportunità di innovazione, di crescita può portare a una visione di cooperazione conveniente, quindi non è la questione di andare d'accordo perché bisogna andare d'accordo perché il multilateralismo deve essere sacro, eccetera, eccetera, ma perché è più conveniente essere in cooperazione e affrontare i problemi in cooperazione piuttosto che da soli. Ecco, punto questi come degli spunti anche di discussione, perché magari questa situazione di impasse ci deve portare a riflettere anche su come chi si occupa di questi temi li affronta e li propone. Adesso magari non so se... Allora, guardate, la situazione, almeno per come io la sto vivendo, allora, quando mi hanno dato questo incarico ho letto un libro per capire un po' come funziona la diplomazia, perché poi alla fine anche la questione climatica si gioca sulla diplomazia. Ci sono 3 tipi di diplomazie. All'inizio era la diplomazia degli stati in cui fondamentalmente valeva
tra virgolette, la legge del più forte, quindi gli accordi tra stati erano accordi di mutuo interesse l'uno per l'altro su un singolo argomento, e quindi magari io potevo essere tuo alleato su un punto, ma al tempo stesso essere alleato dell'altro, tuo nemico, su un'altra questione. Poi piano piano la diplomazia si è evoluta fino a fare degli accordi di tipo più ampio, commerciale, basato fondamentalmente su accordi economici, e il terzo stadio è la diplomazia cosiddetta anche culturale, che va ben oltre il legame commerciale tra popoli, ma è diciamo, è un mutuo interesse di civiltà a unire le forze per raggiungere obiettivi comuni. È stato un ciclo questo, si è partito dal primo, il secondo e il terzo. Quello che persone molto più altolocate di me su queste tematiche sta dicendo è che si sta vivendo una involuzione su questo. Si sta un po' tornando alla prima forma di diplomazia, dovuta a alcune democrazie occidentali che stanno andando verso una spinta particolarmente nazionale degli interessi. Ora, perché questo è un problema su queste tematiche qui? Ed è un problema anche per questioni molto più ampie come la questione della pace e dei vari conflitti. La pace non si riesce a mantenere in una società così multietnica come quella che abbiamo semplicemente con gli eserciti. È una pura illusione, non è mai successo nella storia dell'uomo. La pace regna più o meno sovrana quando è più conveniente della guerra. Affinché la pace sia più conveniente della guerra, è l'ultimo livello di diplomazia che la rende così. Mi spiego. Io posso in un arco storico di qualche anno posso pure pensare che un certo livello politico di un paese non mi vada così a genio, a me come sono altro paese, ma se le relazioni culturali, oltre che economiche, sono talmente forti e importanti, a me non mi converrà mai rompere quel tipo di approccio, e questo mantiene il livello di connessioni, quindi una connessione che sia culturale prima ancora che di interesse. E questo nel campo climatico nostro è fondamentale, perché questo è quel livello dell'approccio che ci permette di partire dal problema e cercare una soluzione che sia il più ampio possibile a livello multinazionale. Purtroppo in questo momento qui questo sistema sta trovando degli impedimenti, delle difficoltà, ma anche qui lasciamo perdere a volte quello che leggete dai giornali, questa non esiste, il cambiamento climatico. Spesso dietro ad affermazioni così ci sono interessi ben di altro tipo. Non a caso alcune posizioni a livello climatico poi si sono tradotte in interessi territoriali ben precisi. Allora, se perché uno dovrebbe anche agire di logica, no? Il cambiamento climatico non c'è, il riscaldamento climatico non c'è, quindi le rotte artiche non si scioglieranno, la Groenlandia rimarrà una lastra di ghiaccio, eccetera, eccetera. Se invece tu pensi, non vi voglio svelare le carte, ma è evidente, se tu pensi che questo fenomeno possa cambiare tanto da interessarti a certe aree che fino adesso non hanno interessato assolutamente nessuno, perché l'Artico non si attraversa al momento, se non con navi di un certo tipo. Se qualcuno sta iniziando a ragionare in questi termini, indirettamente sta accettando il cambiamento climatico, perché l'Artico si scioglie, come è successo già in passato, se e solo se le temperature arrivano a un certo livello. Quindi a volte dietro la narrativa che si racconta c'è ben altro interesse rispetto a quello che si dice, purtroppo. Grazie, dottor Corvaro. Non so se ci sono anche online degli interventi e integrazione rispetto a questa discussione. Anna Teresa? Io, Domenico, volevo collegarmi proprio a quello che ha detto in questo momento Francesco e
però sottolineare un dato importante, cioè che la diplomazia scientifica e la diplomazia culturale, che è proprio poi il lavoro delle cattedre UNESCO e nei paesi in via di sviluppo, e parlo in questo momento in particolare per l'Africa, dobbiamo considerarli sempre due canali paralleli della politica estera, in un momento in cui il multilaterale, come ben sapete, è messo in discussione a favore del bilateralismo. Ecco, la diplomazia scientifica e la diplomazia culturale, come poi ha ben illustrato con esempi Francesco Corvaro, non sostituiscono la diplomazia classica, ma la rendono, direi, più credibile, più operativa e più stabile nei momenti di tensione, ed è quello che poi fa sostanzialmente la rete delle cattedre UNESCO, perché noi non andiamo via da un paese dopo che abbiamo terminato i soldi o il progetto, ma ogni giorno siamo accanto a quel paese. eh, e quindi è qui poi diciamo il punto nodale sul quale si possono costruire rapporti stabili a livello internazionale. Rispondo poi a chi nella chat mi aveva chiesto dei 42 patti Italia-Algeria. Sono quindi a Carlo Giacomini, sono 42 patti che ha sottoscritto l'Italia e sostanzialmente in tre ambiti strategici di azione. Uno è l'ambito dell'energia, l'altra è capacity building e la terza è proprio la realizzazione di strumenti che supportino i paesi africani, che non sono soltanto i primi 7 del piano Mattei, ma ora si sono implementati anche per quanto riguarda i cambiamenti climatici. Ovviamente è un argomento che è più all'atere questo, e poi una parte culturale che è innovativa, a sottolineare ancora l'importanza della diplomazia scientifica e culturale in tutti quanti i processi, compresi appunto One Earth e compresi i cambiamenti climatici stessi. Quindi com'è che si fa ad accedere? Ad esempio si può accedere nell'ambito, naturalmente questo lo possono fare gli istituti o le università, nell'ambito del grande centro Enrico Mattei, che sarà appunto costruito in fase di costruzione in Algeria. Spero di aver così insomma concluso e chiuso brevemente la domanda e risposta alla Grazie, grazie Anna Teresa. Abbiamo adesso l'intervento del professor Regoli. No, in realtà è solo una riflessione conclusiva. La prima, come dire, mi devo complimentare perché è stata, come dire, sono state alcune ore di grandissimo interesse e credo che sia importante, no, sottolineare quanto poi certe tematiche coinvolgano prospettive diverse e questo sia fondamentale, no? Quando dicevi mettere insieme tutti gli aspetti diversi, altrimenti non è vincente. Così come noi diciamo spesso, e può funzionare in alcuni casi, trasformare i problemi in opportunità, no? Anche questo, come dire, è certamente importante. Ecco, una riflessione, una preoccupazione che mi viene un po' da un certo punto di vista è, Francesco l'ha detto, no? Ed è evidente, certe problematiche si affrontano in maniera globale, no? Quindi vuol dire che a livello globale tu devi avere tutta la filiera, dalla scienza alla politica, mettendoci dentro l'educazione, le persone, le industrie, eccetera, che vanno all'unisono. Ecco, quello che fa la differenza, e forse questo è un po' quello che c'è da chiederci, è se tutte queste componenti hanno visione lunga o visione più breve, no? È chiaramente evidente che noi sappiamo o possiamo modificare l'ambiente molto più rapidamente di quanto siamo in grado poi di recuperarlo. Bene. E questo, ecco, di nuovo è un po' un elemento che va tenuto a mente. Quando Francesco dice degli interessi, gli interessi mi fanno pensare a visioni brevi, no? Perché gli interessi cambiano, no? Allora, se la politica è influenzata da visioni brevi, può diventare più difficile allinearla su problematiche che invece, cioè,
È chiaro, un problema come quello della Sicilia è giustissimo, no? Quello che tu dici, 1 miliardo è per riparare i danni, ma per metterci nelle condizioni che questi danni non si ripetano, l'orizzonte temporale qual è? 10 anni, 20 anni? Bravo, volevo dire quello. Grazie. Grazie professor Regoli. Possiamo magari andare in conclusione se non ci sono altri interventi, quindi magari lascio le conclusioni al dottor De Nicola. Anch'io ringrazio tutti, molte cose le ho imparate oggi perché sono, diciamo, il mio argomento di ricerca è abbastanza, diciamo, contiguo, ma non è questo, insomma, quindi ho imparato tante cose interessanti, quindi grazie a tutti e insomma, ci vediamo in Tunisia, quindi a questo punto posso dirlo. E grazie a tutti ancora, e a presto. Arrivederci a tutti. Arrivederci, arrivederci. Buona serata.